Ciao a tutti amici, bentrovati, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi ritorniamo con un progetto super invernale perché ho realizzato la pochette che avete visto in anteprima con la lana. È chiaro che il progetto si può adattare a qualsiasi stagione, basta cambiare il materiale, quindi realizzarla in cordino o addirittura in cotone ed il gioco è fatto. La pochette risulta abbastanza elegante e raffinata nonostante l'esecuzione abbastanza semplice e veloce. Anche le principali possono tranquillamente realizzarla. È un progetto a pannello con un punto di lavorazione che già abbiamo visto in un tutorial precedente con una piccola variazione. Pensate che ho realizzato questo progetto con soli 60 grammi di lana, quindi pochissimo materiale. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto numero 3, ho utilizzato anche della rete per irrigidire il corpo della pochette. La lana è un materiale molto morbido, quindi è necessario irrigidirla. 2 moschettoni a ventaglio nella variante oro, una catenina sempre nella variante oro e questo tipo di chiusura. Ad ogni modo potete utilizzare i materiali che avete a disposizione e quindi personalizzare il progetto. Ve lo dico sempre, spesso mi chiedete: posso fare lo stesso progetto con un altro materiale? Posso utilizzare questa chiusura piuttosto che un'altra? Quindi sì, ogni progetto che porto qui sul canale è abbastanza versatile, potete adattarlo benissimo a qualsiasi materiale avete a disposizione, non createvi problemi. Infine mi è servito del tessuto per foderare la pochette. Come sempre fatemi sapere se il progetto e il video vi è piaciuto, vi aspetto giù nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina personalizzandola su tutte, in questo modo non vi perderete le prossime novità o tutti i post o gli shorts che settimanalmente vengono pubblicati. E vi ricordo anche di seguirmi su Facebook e su Instagram per non perdervi i vari retroscena. A questo punto direi di iniziare, quindi sigla! Ok, partiamo subito realizzando il corpo della nostra pochette. Lo realizzeremo a punto perlina, un punto che già abbiamo visto in un tutorial precedente, ma questa volta lo lavoreremo a pannello e con una piccola variazione. Multiplo di questo punto è il 3+1 per una lavorazione a pannello, quindi avvierò 40 catenelle più una che mi servirà per girare il lavoro. 38, 39esima catenella, questo è il numero perfetto per lavorare il punto perlina. Poi aggiungiamo un'altra catenella, quindi la 40esima che ci serve per chiudere il modulo con la maglia alta, poi vedremo, più un'altra catenella che ci serve solo per girare il lavoro, 41. Poi ritorniamo indietro lavorando un punto in ciascuna catenella sottostante per un totale di 40 punti bassi, quindi 3, 4, 40esima ed ultima maglia bassa, facciamo una catenella e questo sarà il risultato finale. Siamo a circa 25 cm. Se desiderate una borsa di dimensioni standard, allora aumenterete il numero di catenelle ricordandovi che è il multiplo di 3. Quindi se ne abbiamo fatte 39 più una, farete 42 più una, 45 più una e così via. Spero che tutto sia chiaro. Fatta la catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo con il punto perlina che già abbiamo visto. Sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Una, poi entro nella sua maglia della maglia bassa e mi alzo a maglia alta. Nel punto successivo facciamo una maglia alta semplicissima, chiudo 2 e le altre 2 e attorno a questa ultima maglia appena realizzata andiamo a fare 4 gettate, per cui prendiamo il filo, ritorniamo indietro ed entriamo in questo modo, facciamo passare l'uncinetto sotto il filo e lo prendiamo in questo modo. È importante prenderlo così perché altrimenti la trama non è corretta. Quindi 1, riprendiamo il filo, entro, faccio passare l'uncinetto da sotto e prendo il filo e sono 2 e di nuovo 3, riprendo il filo, 4. Volendo con la lana, comunque con un filato morbido, possiamo fare anche una quinta gettata o anche una sesta. Finché riusciamo a farle lo possiamo fare. Ecco qui, l'unica differenza è che il punto perlina viene molto più pieno. Ecco qui, viene bello cicciotto insomma. Ora facciamo 4 gettate e vi faccio vedere la differenza. Comunque una volta fatto il primo punto perlina saltiamo sempre un punto
Andiamo nel successivo, prendiamo il filo e chiudiamo solo la prima asola sull'uncinetto, riprendiamo il filo e chiudiamo solo la prima, e quando ne abbiamo due riprendiamo il filo e le chiudiamo insieme come fosse una maglia bassa. Per continuare basterà semplicemente prendere il filo e nel punto successivo fare una maglia alta semplicissima e poi lavorare attorno alla maglia alta, ricordandoci di prendere il filo da sotto. 1, 2, 3 e 4. Riprendo il filo, chiudo tutto, salto un punto, vado nel successivo, riprendo il filo e chiudo la prima, riprendo il filo, chiudo la seconda, riprendo il filo e le chiudo entrambe. Semplicissimo, è un punto davvero molto semplice ma d'effetto. Ora giriamo il nostro lavoro e vi faccio vedere che qui ho fatto, se non erro, 6 gettate, quindi ho lavorato 6 volte attorno alla maglia alta e questo è il risultato. Un punto perlina bello cicciotto, mentre qui ci ho lavorato soltanto 4 volte ed è meno pieno. Io comunque continuerò a farne 4. Sono al termine della riga, quindi vado a fare il punto alto subito dopo le catenelle, per cui 4 gettate, 3 e 4, prendo il filo, chiudo tutto, salto un punto e vado a chiudere. Ecco perché ci occorre la 40ª maglia per chiudere il blocco. Ok, e voilà, e abbiamo concluso così la prima riga punto perlina. Ora, al contrario dell'altra volta, invece di andare a lavorare un punto perlina su ogni punto perlina sottostante, cosa facciamo? Una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Così, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e così via. Al di sotto ci ritroveremo sempre 40 punti. Tra una riga di punto perlina e l'altra c'è sempre di mezzo una riga a maglia bassa. Come avrete intuito, ripeteremo queste due righe appena fatte insieme per tutto il pannello e l'uncinetto. 2, terzo ed ultimo punto. Catenella, giriamo il nostro lavoro. Guardate che bell'effetto, è bellissimo. Verrà sicuramente una pochette molto elegante. Terza riga, quindi sostituiamo il punto alto con le due maglie basse, andiamo nel punto successivo, lavoriamo attorno alla maglia alta prendendo il filo 4 volte, o 5 volte o 6 volte come vi va. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e terminiamo in questo modo. Come notate, le maglie alte sono allineate con le maglie alte di sotto, lo stesso vale per la perlina. E come vi dicevo prima, tra una perlina e l'altra abbiamo una riga a maglia bassa. Io qui in alto vi scriverò il numero di righe da andare a lavorare, oltre alle prime due fatte insieme, ripetendo la prima e la seconda riga, per tutta la lunghezza e l'altezza del pannello. Perfetto, lavorate le altre 36 righe, alternando il punto perlina e il punto a maglia bassa, ho raggiunto momentaneamente l'altezza desiderata di 36 cm, quindi nel complesso abbiamo lavorato 38 righe a punto perlina. Adesso dobbiamo andare a realizzare uno spazio al centro che ci permetterà di andare a fissare esattamente la chiusura, questo tipo di chiusura che presenta due semplici viti a croce. E cosa faremo? Visto che mi ritrovo 13 moduli, andremo a lavorare 6 moduli a destra, 6 moduli a sinistra, saltando un modulo centrale, il 13° insomma. Quindi io oggi ho fatto la riga a maglia bassa, vado a fare la catenella e giro il mio lavoro e vado a lavorare i primi 6 punti perlina. Uno, 2,
3, 4, chiudo tutto, salto un punto, vado nel successivo e faccio 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi ho chiuso il modulo con le 2 catenelle e la maglia bassa sopra. Qui abbiamo la perlina centrale che lasceremo libera. Quindi cosa facciamo? Andiamo a sostituire il punto perlina con 2 catenelle, semplicissimo. Perché 2 catenelle? Perché dopo aver fatto le 2 catenelle e la maglia bassa dovremmo fare il punto alto e poi attorno al punto alto le 4 gettate, poi saltiamo un punto e proprio qui nel terzo andiamo a fare nuovamente le 2 catenelle con la maglia bassa, quindi abbiamo 1 e 2 punti e noi facciamo 2 catenelle, quindi 1, 2, saltiamo 1 e 2 punti e nel terzo andiamo a fare una catenella, una seconda catenella e chiudiamo le 2 asole a maglia bassa. Abbiamo formato un quadratino. Per evitare che ci sia questo filo così volante, cosa possiamo fare? Andiamo a fare direttamente la maglia alta, quindi prendo il filo, salto 1 e 2 punti e nel terzo mi inserisco 1 e 2. Perfetto, meglio così, no? Continuiamo con la sequenza di punti. Andiamo a fare la maglia alta, attorno alla maglia alta facciamo le 4 gettate, prendiamo il filo, chiudiamo tutto, saltiamo un punto e andiamo avanti. Una catenella, seconda catenella, terza, ovvero maglia bassa. Avete visto? Facile facile, quindi rimangono altri 5 moduli da lavorare. Possiamo sempre fare una piccola prova. Metto la mia chiusura che ho scelto qui, la parte dietro. Nella parte dietro non rimarrà che mettere le 2 viti e la chiusura è fissata. Chiaramente prendiamo anche l'altra metà perché dobbiamo provare se tutto coincide perfettamente e se tutto coincide perfettamente, ecco qui, possiamo andare avanti con le altre righe. Questo lavoro vale soltanto per chi utilizza una chiusura del genere. Ce ne sono tantissime con lo stesso meccanismo. Se non utilizzate questo tipo di chiusura ma altre tipo bottoni magnetici o chiusura a cartella, è ovvio che non farete questa operazione e andrete semplicemente a lavorare riga per riga. Salto un punto, vado nel successivo, quindi 1, 2, 3, riga completata, catenella, giro il mio lavoro e vado a fare il giro a maglia bassa, un punto in ciascun punto sottostante, sempre per un totale dello stesso numero, 40 punti. Siamo arrivati alle 2 catenelle. Cosa facciamo? Andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella prendendo proprio la catenella, non entrando nello spazio, quindi catenella, ok, e 2. E poi abbiamo il punto alto e il punto perlina. Andiamo a lavorare un punto in ciascun punto. E questo sarà il risultato, preciso preciso. Ora terminiamo questa riga, andremo avanti soltanto per 2 righe, quindi andremo a fare una riga a punto perlina e concluderemo con l'ultima riga a maglia bassa. Ok, ho terminato le altre 2 righe, quindi in totale il pannello è costituito e composto da 42 righe e misura 40 cm in altezza. Mi sono fermata proprio qui nella riga a maglia bassa e continuerò con il giro di perimetro sempre a maglia bassa lungo tutto il pannello, il lato di 40 cm, il lato più corto e così via. Solito giro di rifinitura. Sempre nell'ultimo punto aggiungo altri 2 punti bassi per un totale di 3 e abbiamo formato così il primo angolo. Poi vado a lavorare semplicemente un punto in ciascun punto che mi ritrovo. Così ci ritroviamo praticamente o delle catenelle o delle maglie basse e noi andiamo a lavorare tutti i punti. Ci ritroviamo anche la riga a maglia bassa, quindi per ciascuna riga a maglia bassa un punto basso e per ciascuna riga punto perlina 2 punti bassi. Qui abbiamo la riga a maglia bassa, qui abbiamo la riga punto perlina, quindi 1 e 2, riga a maglia bassa, riga a punto perlina, quindi un punto qui e un punto subito dopo.
continuiamo. Non appena arriviamo all'ultimo punto, realizziamo sempre 3 punti bassi. Un punto basso in ciascuna catenella che ci ritroviamo, 3 punti bassi nel terzo angolo e poi concludiamo con l'ultimo lato più lungo, ripetendo quello che abbiamo fatto insieme qui. Ve l'ho mostrato parzialmente, non ve lo mostro tutto perché mi seguite e quindi più o meno sapete cosa stiamo andando a fare. Per cui io direi di vederci direttamente alla fine. Nel frattempo vi preparate anche un pezzo di rete delle stesse dimensioni del vostro pannello e poi continueremo insieme. Bene, giro di perimetro terminato, ho concluso con gli ultimi 2 punti nello stesso punto e poi ho chiuso con una maglia bassissima nel primo punto, quindi nel primo di 40, ecco qui, catenella. Possiamo partire con il secondo giro di rifinitura che comunque ci occorre per andare a fissare la rete al di sotto del pannello all'uncinetto perché essendo lana è morbido, no? Lo andiamo ad irrigidire. Ci tagliamo un bel pezzo di rete da 22 cm per 40 cm in altezza, proprio come ho fatto io. Lo mettiamo al di sotto del nostro pannello all'uncinetto, lo andiamo a fissare semplicemente con delle mollettine come al solito. Perfetto, ecco qua. Vi consiglio di fare questa operazione, mi raccomando, così la lavorazione è perfettamente dritta, come posso dire, regolare, lineare, insomma. Quindi non andiamo a fare tensione sulla lavorazione tirandola, altrimenti andiamo a fissare la rete sul pannello all'uncinetto in maniera un po' stortina e quindi poi sulla trama si nota questo piccolo difettuccio. Deve essere proprio così, regolare. Sono nel primo punto basso, anziché prendere il primo quadratino prendo il secondo. Adesso vi spiego il perché. Perché andremo a bloccare il secondo dell'angolo con il quadratino dell'angolo, quindi questo qui, esattamente questo. E qui andremo a fare 3 punti, quindi siccome questo è il primissimo, no? Lo andiamo a bloccare nel secondo quadratino, l'angolo per adesso lo lasciamo libero e poi semplicemente andiamo a lavorare un punto in ciascun punto, prendendo anche il quadratino dietro, come sempre. Ecco qui. Anche per questo lavoro andate a prendere il quadratino che corrisponde alla maglia bassa. Quello che coincide, coincide. L'importante è che la lavorazione sia ben dritta, ben lineare. Questo passaggio è semplicissimo, ci ritroviamo delle maglie basse, quindi andremo avanti semplicemente così. Facciamo coincidere la seconda maglia bassa con il quadratino dell'angolo e qui facciamo come sempre 3 punti bassi nello stesso punto. 2 e 3, quello che poi andremo a fare alla fine nel primo quadratino, ovvero qui. Ok, fatto il primo angolo, giriamo il nostro lavoro in questo modo e continuiamo allo stesso modo di come abbiamo iniziato. Altro angolo, 3 punti bassi, un punto in ciascuno, 3 punti bassi, concludiamo con l'ultimo lato più lungo. Abbiamo fissato così la rete. Ultimo punto e poi qui abbiamo l'angolo, quindi 1, 2 e 3. Perfetto. Adesso possiamo tagliare il filo, ci aiutiamo con un ago e andiamo a chiudere con un'asola, non nel primo punto ma nel secondo, così non realizzo l'asola in più come sempre. Entro al centro del primo, magari non blocco qui ma un po' più in basso, così il nodino non darà fastidio alla stoffa. Prendiamo delle forbici e andiamo a tagliare i quadratini che non ci interessano, ovvero questi, quindi 1, 2, mi raccomando facciamo attenzione a non tagliare anche la lavorazione. Passiamo adesso alla fodera. Come notate ho tagliato della stoffa esattamente 24 cm in altezza per 82 cm. Perché queste misure? Perché andrò a fissare la fodera in doppio, in quanto questo tessuto è un pochino trasparentino, quindi per evitare che si intraveda un po' la rete metto semplicemente la stoffa in doppio, andrò a cucire sul rovescio, ma poi vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Una volta che andiamo a piegare e a cucire la nostra stoffa, le misure effettive, quindi quelle reali, coincideranno perfettamente con quelle del corpo pochette, con queste. Comunque in generale come riferimento potete prendere le stesse misure della rete, che nel mio caso sono 22 cm per
40 cm. Ricordatevi sempre di aggiungere 1 centimetro per lato per le varie cuciture, questo è importante. Prese tutte queste misure ho anche tracciato un quadratino sia da una parte che dall'altra. Questo quadratino praticamente coincide col quadratino del corpo pochette, eccolo qui, per cui è necessario praticare un'incisione anche da questa parte, di modo che la chiusura possa passare sia attraverso la stoffa, la rete e la lavorazione all'uncinetto, e questo penso sia chiaro. Per cui andrò a tagliare il quadratino e andrò ad eseguire esattamente una cucitura a sinistra fino a qui, poi lascerò un pezzetto libero e poi continuerò la mia cucitura esattamente a destra per tutto il lato più lungo. Questo spazietto qui al centro mi occorrerà per andare a capovolgere poi la mia fodera, però comunque adesso vi faccio vedere. Ecco qua, cuciture effettuate, probabilmente non vedrete nulla perché ho utilizzato un filo abbastanza chiaro beige. Qui ho lasciato una piccola parte aperta. Intanto vado a rifinire gli angoli così non abbiamo materiale in eccesso, quindi vado a tagliare così. Anche qui facciamo allo stesso modo. In questo modo gli angoli saranno perfettamente arrotondati. Dopodiché vado a capovolgere il tutto. E come notate, tagliando l'eccesso, l'angolo è perfetto. Fatto questo, ora cosa vado a fare? Vado a chiudere lo spazietto che ho lasciato qui aperto. Andrò a fare, sempre a macchina, una cucitura dritta sui 4 lati. Ed il gioco è fatto. Vado a realizzare il foro al centro per la chiusura e poi andrò a cucire semplicemente a mano la stoffa sul pannello all'uncinetto. Per chi è pigro può utilizzare semplicemente della colla per tessuti, quindi mettere un po' di colla e andare a fissare per bene la stoffa e il gioco anche lì è fatto. Io preferisco fare questi passaggi con ago e filo, lo sapete. Utilizzo la colla nei casi di emergenza oppure quando non ne posso fare a meno perché ho poco tempo. Ok, ho realizzato l'asola, come notate, e sempre con la macchina da cucire con un aggeggino ho rifinito il quadratino giusto per non far sfilacciare il tessuto. Questo passaggio è possibile farlo anche con ago e filo, giusto si danno 4 punti, poi alla fine la cucitura non si noterà perché andremo a fissare la chiusura. Poi prima di andare a cucire la fodera, no? Dobbiamo fissare sulla parte inferiore della pochette l'altra metà. Io la fisserò esattamente qui. Sempre al centro, se vi ricordate, qui abbiamo 6 moduli e 6 moduli. Prendo per intero il punto perlina in verticale, esattamente in questo modo, ed esattamente ci troviamo alla terza riga partendo dall'alto. 1, 2, 3, al centro proprio. Vado a prendere la griglia in dotazione, la posiziono qui, mi aiuto sempre con delle pinze, spingo le alette verso l'esterno. Dopo aver fissato la fodera al corpo pochette, ho avviato semplicemente 3 catenelle come state per vedere e poi ho lavorato una maglia alta nella prima catenella e ho continuato così fino a raggiungere la lunghezza che mi occorreva, ovvero 1,20 m. In questo modo ho rifinito con della passamaneria il perimetro del pannello all'uncinetto, quindi del corpo pochette, nascondendo nello stesso tempo delle piccole imperfezioni. Se vi ricordate, non so se ve ne siete accorte, poco fa si intravedeva un po' della rete, adesso non si nota più e se vogliamo essere ancora più precisi possiamo passare con del filo attorno sia alla passamaneria che alla lavorazione all'uncinetto e definire praticamente ulteriormente il tutto. E qui nel frattempo ho fissato il primo pezzo della chiusura in maniera davvero semplicissima. Tra l'altro nemmeno ho praticato dei fori, facendo pressione con la vite e col giravite sono riuscita a creare un piccolo foro e a fissare per bene la chiusura. Se può sembrarvi poco stabile, vi consiglio anche di mettere un po' di colla all'interno, cosa che io non ho fatto perché mi sembra abbastanza stabile, quindi non lo ritengo necessario. Quindi ho la seconda vite, insieme la applichiamo, ecco qui. Fate un bel po' di pressione, perfetto. Come notate qui il tessuto si tira un po', quindi questo significa che sto avvitando per bene, esatto, ci siamo. È opportuno fare una piccola prova perché il progetto non deve essere solo bello a vedersi, ma deve essere soprattutto funzionale, quindi vediamo se tutto funziona. Ok, chiudo, perfetto.
A questo punto non ci rimane che andare a costruire i due laterali. Ci servirà nuovamente lo stesso filo, un pezzo di rete 5 cm x 10 cm, sempre della stoffa. Per realizzare il laterale ho effettuato gli stessi passaggi del corpo pochette, precisi e identici, quindi lo vediamo velocemente insieme. Ricordiamoci che il multiplo del punto perlina è il 3, quindi avvieremo intanto 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi aggiungiamo un'altra catenella per un totale di 7, perché sarà la catenella che ospiterà l'ultima maglia alta per chiudere il modulo. Ultima catenella, questa ci serve per girare il lavoro. Dopodiché andremo a lavorare sempre un punto in ciascun punto per un totale di 7 punti. Catenella, giriamo il lavoro, vado a sostituire la maglia alta con le 2 maglie basse, una maglia alta nel punto successivo e poi andiamo a lavorare attorno alla maglia alta, sempre allo stesso modo. 3 e 4, chiudiamo la perlina, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, 1, 2 catenelle e una maglia bassa, ripetiamo una maglia alta, lavoriamoci attorno 4 volte, 2, 4, andiamo a chiudere il modulo, quindi una catenella, un'altra e 2 maglie basse, ovvero la settima catenella realizzata ci serve appunto per andare a chiudere il modulo, intendevo dire questo. Comunque poi si fa la catenella al solito, un punto in ciascun punto per un totale di 7 punti bassi e poi si ricomincia per il numero di righe che adesso vi dirò. Dobbiamo andare avanti così per altre 8 righe. Una volta terminato il pannello a punto perlina, cosa faremo? Il solito giro di rifinitura a punto basso, come abbiamo fatto per il corpo pochette. Entra in gioco il pezzetto di rete, quindi andiamo ad irrigidire anche i laterali e faremo il secondo giro a punto basso, ricordandoci che ai 4 angoli faremo 3 punti bassi. Andremo a realizzare la sua fodera, come ho fatto io, sempre con lo stesso metodo. Ho tagliato un pezzo di tessuto da 7 cm per 24 cm, compresi i centimetri di margine, 1 centimetro per lato. La stoffa la si piega a metà, si fa la cucitura fino ad un certo punto, ci si stacca, si continua se anche voi utilizzate la macchina da cucire e poi si capovolge. Si va a cucire sul pannello. Se cucire vi annoia, utilizzate un po' di colla per tessuti, quello che ho utilizzato io per fissare la passamaneria, la lasciate in posa ed il gioco è fatto.
Infine non ci rimane che applicare i moschettoni. Siamo liberi di applicarli o sulla parte superiore della patella oppure ai due lati. Chiaramente se decidete di applicarli ai due lati lo farete prima di andare a foderarli. Io preferisco sulla parte superiore per fare un qualcosa di diverso e lo possiamo fare una volta che il progetto è pronto. Basterà semplicemente, se usate anche voi queste, aprire i due moschettoni e agganciare, mi raccomando, il moschettone sulla rete. Questo passaggio sarà facilissimo e automatico. Per esempio io il primo l'ho applicato esattamente qui a 2 punti perlina da sinistra, stessa cosa faccio qui, 1, 2. Ecco qui. Ho preso anche la rete, chiaramente. Non ci rimane che applicare la tracollina o la catenina o quello che vi va di utilizzare. Io sto utilizzando questa ma la cambierò perché gli agganci sono troppo piccoli per questo progetto. E il progetto è così terminato. Potete indossare questo progetto in due modi, o così, con la catenina molto lunga, quindi la borsa sarà all'incirca al di sotto dei fianchi, oppure se la preferite un po' più corta, per intenderci sotto l'ascella, possiamo semplicemente aprire il progetto, la pochette, in questo modo. Alla mia sinistra faccio passare la catena all'interno della pochette, stessa cosa faccio dall'altra parte in questo modo. Dovete ottenere questo risultato, poi chiudete il vostro progetto e voilà! Avete accorciato di gran lunga la vostra pochette. Magari vi lascio qualche clip e vi mostro sia il progetto indossato con la catena molto più lunga che così molto più corta. Vi do anche le dimensioni finali del progetto. Siamo a 24 cm per un'altezza di 12 cm e abbiamo una bella profondità che ci permette di inserire all'interno un bel po' di oggetti. Profondità 6 cm. Bene, il video di oggi termina qui. Io come sempre spero che vi sia piaciuto il video e il progetto. Fatemelo sapere con un bel pollicello in su e con un commento, quindi mi raccomando vi aspetto giù nei commenti. Se provate a replicare il progetto taggatemi sui vostri post oppure inviatemi la foto. Io sono molto contenta di vedere i vostri lavori e anche molto curiosa. Vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!